Anche, neanche. Qual è la differenza e come si usano? Lo studiamo oggi insieme. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale e di scaricare il PDF gratuito con tutte le informazioni che ti racconterò in questo video. Lo trovi giù nel box informazioni. Iniziamo! La congiunzione anche è usata in italiano per aggiungere qualcosa a quello che abbiamo già detto prima, in precedenza. Possiamo usare anche da sola, anche, oppure la possiamo usare con prima le congiunzioni e oppure ma. E quando usiamo e anche, ma anche, vogliamo rafforzare l'idea. Stefania è italiana. Anche suo marito è italiano. Stefania più suo marito sono italiani. Questo anche aggiunge un'informazione alla prima frase. Tutti e due, entrambi, sono italiani. Ho mangiato un primo e anche un secondo. Un primo e anche un secondo. Un primo più un secondo. Usiamo e anche per rafforzare l'idea, per sottolineare che non ho mangiato solo un primo, ma anche un secondo. Al liceo ho studiato l'inglese e anche il francese. Non ho studiato solo l'inglese, ma l'inglese più il francese. Vogliamo aggiungere un'informazione. Questa macchina è bella e anche veloce. E anche aggiungiamo un altro aggettivo, veloce, al primo, bella. Le edicole non vendono solo giornali, ma anche libri, fumetti e giocattoli. Non solo, ma anche. Questa è un'espressione spesso usata insieme con la parola anche. Non solo, ma anche. Attenzione alla posizione di anche, perché anche si riferisce alla parola che è dopo anche. Quindi, se cambiamo la posizione di anche all'interno della frase, cambiamo anche il significato. Anche oggi Marta va in palestra. La parola che segue anche è oggi. Quindi l'informazione che aggiungiamo è che oggi Marta va in palestra, ma anche ieri probabilmente è andata in palestra. Noi modifichiamo oggi. Anche oggi Marta è andata in palestra. È andata ieri ed è andata anche oggi. Oggi anche Marta va in palestra. Anche Marta. Marta è la parola che segue anche. Significa che qualcun altro che è menzionato in precedenza è andato in palestra e anche Marta. Per esempio, Luca e Marta vanno in palestra oggi. Anche Marta. Oggi Marta va anche in palestra. Significa che in precedenza abbiamo detto che Marta va da qualche altra parte. Per esempio, Marta va al supermercato e va anche in palestra. In palestra segue anche, quindi è quella la parte che anche modifica nella frase. Attenzione alla posizione di anche insieme ai verbi. Quando abbiamo un tempo composto, cioè quei tempi che hanno un ausiliare e un participio, abbiamo due strutture che possiamo usare. La prima è semplicemente e ausiliare participio anche, oppure possiamo mettere anche tra l'ausiliare e il participio e ausiliare anche participio.
Serena ha seguito un corso di fotografia e ha fatto anche uno stage in uno studio, ma possiamo dire anche e ha anche fatto uno stage in uno studio. Quando il verbo è in un tempo semplice, cioè quei verbi che hanno soltanto una parola, come per esempio l'indicativo presente, imperfetto o futuro, usiamo di solito solo la congiunzione e. Quando vogliamo usare anche, dobbiamo ricordarci di metterla dopo il verbo. In alternativa potreste anche usare l'avverbio inoltre. Luca frequentava le lezioni e faceva volontariato. Luca frequentava le lezioni e faceva anche volontariato. Luca frequentava le lezioni e inoltre faceva volontariato. Passiamo adesso alla congiunzione neanche, che serve per aggiungere un'informazione negativa a un'altra informazione negativa che abbiamo già detto prima, in precedenza. Anche neanche si usa da solo, neanche, o preceduto da e ma. Stefania non è italiana. Neanche suo marito è italiano. Nessuno dei due è italiano. La prima frase è negativa, non è italiana, e anche la seconda frase è negativa. Quindi aggiungiamo un'informazione negativa alla prima. Non avevo fame. Non ho mangiato un primo e neanche un secondo. Non ho mangiato un primo. È la prima parte negativa della frase e neanche un secondo. Aggiungiamo un'altra parte negativa alla frase. Al liceo non ho studiato l'inglese e neanche il francese. Non ho studiato l'inglese, frase negativa, e aggiungiamo un'altra parte negativa, neanche il francese. Questa macchina non è bella e neanche veloce. Non è bella e neanche veloce. Due informazioni negative. Le pasticcerie non vendono i francobolli e neanche le cartoline. Due informazioni negative. Non vendono i francobolli e neanche le cartoline. Attenzione all'uso di non e di neanche. In italiano esiste la doppia negazione. Quindi se abbiamo un verbo, neanche andrà dopo il verbo e prima del verbo aggiungiamo non. Le pasticcerie non vendono i francobolli e non vendono neanche le cartoline. Se però non c'è un verbo prima di neanche, quella frase non ha bisogno di non. Per esempio, Stefania non è italiana, neanche suo marito è italiano. La seconda parte non ha bisogno del non perché il verbo è lontano da neanche. Anche in questo caso, quando abbiamo un tempo composto, possiamo mettere neanche in due posizioni. Possiamo mettere neanche dopo l'ausiliare il participio, ma anche in mezzo, tra l'ausiliare e il participio. Non ho mangiato un primo e non ho mangiato neanche un secondo. Possiamo dire anche non ho mangiato un primo e non ho neanche mangiato un secondo. Adesso una curiosità italiana. Quando volete dire assolutamente no, sapete che potete usare ben 4 espressioni con neanche e anche. Vediamole insieme. Vuoi svegliarti alle 5 per andare a correre? Neanche per sogno. Ti piacerebbe buttarti col paracadute? Neanche per idea. Mi presteresti la tua macchina per il weekend? Non ci penso neanche. Mi presti 200 euro? Ma anche no.
Adesso facciamo un esercizio insieme e questo esercizio l'ho trovato sul libro che mi ha gentilmente mandato Alma Edizioni. Grazie mille. Giù nel box informazioni trovate un link se volete acquistarlo con uno sconto. Vi farò vedere 8 frasi e voi dovete scegliere se usare anche o neanche. Questo esercizio è molto carino perché tratta delle curiosità di cultura italiana. Nord. A colazione prendiamo il cappuccino e la brioche. Centro-Sud. Anche noi facciamo colazione con brioche e cappuccino, ma con la granita al caffè. Anche qui vogliamo aggiungere un'affermazione, un'informazione affermativa, positiva. 2. Il Monte Bianco, che è questo dolce, è molto calorico. Centro-Sud. La pastiera è molto calorica. Anche in questo caso vogliamo aggiungere un'affermazione, un'informazione affermativa. 3. Il Barolo e il Nebbiolo non sono vini bianchi. Centro-Sud. Il Negro Amaro e il Cannonau sono dei vini bianchi. Neanche. In questo caso invece aggiungiamo un'informazione negativa a un'altra frase negativa che abbiamo detto in precedenza. 4. Il panettone e il pandoro sono tipici dolci di Natale. Centro-Sud. Gli strufoli si mangiano a Natale. Anche è un'informazione positiva. 5. Nella pasta al pesto non c'è il peperoncino. Centro-Sud. Nella pasta alla carbonara c'è. Neanche, anche questa è un'informazione negativa che aggiungiamo a un'informazione negativa che abbiamo già detto prima. 6. Il gorgonzola è un formaggio buonissimo, ma non è leggero. Centro-Sud. Il pecorino è leggero, ma è ottimo. Neanche il pecorino è leggero, perché noi andiamo a commentare la parte non è leggero che si riferisce al gorgonzola. Nord, numero 7. Il bombardino non va bene per i bambini, è una bevanda alcolica, tipica della montagna e dell'inverno. Centro-Sud. Il limoncello si dà ai bambini, è un liquore che si beve dopo i pasti. Neanche il limoncello si dà ai bambini. 8. Nord. I pizzoccheri sono una nostra pasta tipica, cucinata con le patate e la verza. È uno dei miei piatti preferiti. Centro-Sud. Noi usiamo le patate in una ricetta tradizionale, la pasta e patate. Anche noi usiamo le patate, aggiungiamo un'informazione positiva. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video. Io spero che adesso anche e neanche siano chiarissimi per voi. Non dimenticatevi di mettere un mi piace se vi è piaciuta questa lezione e di controllare i link in descrizione. Troverete il PDF gratuito di questo video, ma anche un link per avere uno sconto sul sito di Alma Edizioni. Noi ci vediamo alla prossima video lezione. Ciao!